Ragazzi, buongiorno. Questa mattina da Puerto Natales già mi vedete stanco perché stamattina mi sono svegliato presto per caricare un video, in quanto qua a Puerto Natales, ma soprattutto in questa struttura, guardate, avevamo l'antenna della Movistar attaccata. 5G la velocità di connessione, parliamo di circa 230-240 mega in download e 180 in upload. Per caricare un video ci ho messo circa 20 minuti, cose mai viste prima. Io invece vi metto al corrente che 5 minuti fa c'era sole e il cielo era terzo con solo qualche nuvola bianca. Ora è così. Sembra l'apocalisse. Ma poi dobbiamo fare il passo Dorotea che ci porterà in Argentina a Rio Turbio. Ho appena controllato sul sito appunto ufficiale per vedere se il passo è aperto. Mi dicono che è aperto, ma soprattutto mi dicono che attualmente nevica. Esatto, c'era scritto testuali parole: tiempo malo, nieve. Vamos. Comunque, se dovete venire a Puerto Natales, questa struttura è super consigliata. Parcheggio per la moto. Questa è la nostra casina, piccolissima ma super confortevole, con una piccola cucina in fondo. Al piano di sopra, con un po' di scale, un lettone, una camera e un bagnetto. E soprattutto Bastian e sua mamma Blanca super disponibili. Top. Al costo di circa $65 a notte, prenotato su Airbnb. Ora chiudiamo tutte le zip della tuta Rimo R della Rucca perché ha ripreso a piovere in maniera brutale. Prima però giro panoramico della Tenerona perché dopo il parco Torres del Paine è diventata inguardabile, cioè è bellissima ma è sporchissima. Guardate nel dettaglio la situazione dei cerchi, ma non dico altro perché è grandissima. Polvere ovunque. Sinceramente, se prendiamo un temporale abbastanza importante, quasi sono contento perché tutto è super impolverato. Quindi lavaggio delle borse, della borsa da serbatoio, lavaggio di tutto, anche delle nostre tute. Ci prepariamo a uno dei giorni più malos mai trascorsi in moto. Vamos. Dovrebbe essere il giorno più freddo di questo cambio di vita. Abbiamo messo addirittura il piumino sotto, quindi andiamo a testare come si comportano questi completi, poi video pippone parlando dei mid-layer e dell'abbigliamento intimo. Vamos ragazzi! Ha sofferto un po', però questa notte stavamo intorno a 0 gradi. È un po' fredda la moto. Vai, ciao, thank you. Bene, la partenza da Puerto Natales è ottima. Nonostante l'estate australe, siamo a temperature del nostro inverno rigido. Questa è la pescheria dove siamo passati per il salmone che abbiamo mangiato, e da quest'altro lato il supermercato dove ci siamo riforniti, dove c'è la scritta Superfruit. Non fanno un grande utilizzo dei paraguas, cioè degli ombrelli. Non ce l'ha mai nessuno, nonostante qui servano parecchio. Francesco ha chiesto a Bastian se il meteo fosse sempre così da queste parti e lui ha confermato: sì, siamo nel sud del Cile, il meteo è sempre così. Si alternano minuti di sole a minuti di pioggia e di vento forte. Poi torna il sole e ricomincia il ciclo. Il mare in tempesta. Buen viaje, gracias. Una riproduzione della mano di Punta del Este, il melodonte gigante. Oddio Dio. Oh mio Dio. Grandi. Temerari. Capello lungo.
Questo è un pezzettino di strada che abbiamo fatto quando siamo arrivati a Puerto Natales. Ora avevamo due possibilità: o andare verso Torre del Paine, quindi fare la frontiera un po' più a nord, o passare per Rio Turbo. Questa dovrebbe essere ancora più piccolina. Comunque, sempre sul sito abbiamo visto che sono aperte entrambe. Non sono aperte 24 ore su 24, ma bensì dalle 8 la mattina alle 10 della sera. Da fare molta attenzione: se siete da queste parti, controllate sempre, perché questo è l'orario estivo. Magari in inverno frontiere più piccole vengono chiuse. Rio Turbio 19 km, Dorotea 11 è il passo che ci riporterà in Argentina. La notte ha portato nieve anche a basse quote. È un'ondata di freddo che sembra aver investito tutta l'Argentina e parte del Cile confinante. Per quanto riguarda le strade non si può parlare di asfalto ma di lastre di cemento, un po' come quello di cui sono fatte gran parte delle strade che abbiamo incontrato anche all'interno delle città in Argentina. Il paesaggio innevato dell'estate australe, bellissimo, sì, dice Fra. Il sole in questo momento ci degna della sua presenza, ci scalda un po'. Il passo dovrebbe essere nella direzione in cui vediamo andare quella strada che sale. Entriamo ora nella zona urbana di Dorotea, che è zona di frontiera. A 500 metri dovremmo avere il controllo della polizia. Buen viaje, Villa Dorotea, Cile. Ecco la frontiera. Passo fronterizo Dorotea. Io con la moto, come al solito, vado avanti perché voglio un attimo stare più riparato. Scendiamo per i controlli. Ripartiamo ora dalla dogana cilena. Tutto ok, adesso raggiungeremo quella argentina. Frontiera argentina probabilmente a 3 km come indicato. Stiamo percorrendo la classica terra di nessuno. Questa mattina siamo partiti molto tardi, anche perché, vedendo le previsioni che appunto aveva messo neve, sicuramente da queste parti verso le 8-9 della mattina la strada sarebbe stata totalmente innevata. E ci le ringrazia per aver visitato. E qua, bienvenido alla Repubblica Argentina, provincia di Santa Cruz. Come si passa di qua, l'asfalto è peggiorato. È un po' come quando dalla Francia entri in Italia, bisogna dire le cose come stanno, questa è la verità. Però guardate che spettacolo con la neve. 200 metri controllo aduana. Come sempre metto la moto davanti. Appena usciti dalla dogana argentina, questa è la dogana e queste sono le condizioni in cui ci troviamo ora a viaggiare. È un po' la neve d'agosto. Siamo comunque rientrati nella Repubblica Argentina, provincia di Santa Cruz. Facciamo veloci a scendere dal passo perché probabilmente ci bloccheremo qua, altrimenti sotto una splendida neve si riprende il cammino. Mancava solo questo per testare i completi Rucca Rimuerri. Appena un fiocco appena posato. Sì, si riposano continuamente. Diciamo che in Italia ha fatto tanta neve e noi non l'abbiamo vista quest'anno, l'abbiamo vista comunque in estate qui tra Argentina e Cile. Si va. Vamos. Però è uno spettacolo, dai. Sì, è indubbiamente un bello e emozionante spettacolo, suggestivo. Comunque, da quel che ci è stato detto, è anomala questa neve, quindi se dovete venire qua in moto anche febbraio, ma anche marzo, non ci dovrebbero essere problemi.
Questo dovrebbe essere Rio Turbio. Cani qua? Ecco un cane. Comunque c'è un cielo bellissimo, guarda che azzurro. C'è una vista in lontananza. Cielo terzo, dice bravo. Una vista così limpida, visibilità così. Oh oh. Oh oh. La strada qua è diventata una fanghiglia. Vediamo. Panaderia sandwicheria. Vuoi fermarti? Giro? Potevamo andare. Via, andiamo a vedere. Avevo pensato che può essere una buona idea fermarci alla panaderia sandwicheria che abbiamo visto poco fa, perché è già primo pomeriggio e quindi mangiamo qualcosa e poi si prosegue. E le nostre adorate panaderie sono sempre protagoniste. He moved like a magnet, wearing holes in the carpet, counting steps to the back porch, same song. Bentornati in Argentina. Pranzo in panaderia, 4,20 € con il dolce. Argentina, I love you. Era un panino che dalle parti nostre viene chiamato panino con la fettina fritta. Qui è emparedato con milanesa, tomate, jamon, però dalle nostre parti è panino con la fettina fritta. Questo era il nuovo benvenuto che ci dà l'Argentina. Siamo tornati. Un saluto alla panaderia, alla ragazza che ci ha permesso di mangiare all'interno. Ci ha detto sì, mettetevi da un lato e mangiate qui. Non c'erano tavolini, era semplicemente un bancone, però è stata carinissima e ci aspettava adesso. Panoramica veloce di Rio Turbio. Ora, senza fermarsi mai, vamos, che ci aspettano 200 km tondi. Come tempistica siamo intorno alle 3 ore e vediamo se l'Argentina è più clemente rispetto al Cile come meteo. Comunque là sulla sinistra si vede proprio la linea netta dove è arrivata la neve, bellissimo. Ora siamo di nuovo sulla ruta 40. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. And now I'm running like there's no tomorrow. My life was on a one-way track. This ain't a story about happy ending. Oh, I could set this world on fire. I could tear this town apart. I tried, but I could never be a part of you and your beautiful eyes. La meraviglia di un paesaggio quasi collinare. With a painted smile, I was the willow tree. You were the fire that burned me. Right till the end, we didn't know we lost. It's not easy. Questo è il panorama che vediamo tornati sulla ruta 40. You ran away from all the madness. You stumbled till you found your pace. I knew Nubi che sembrerebbero portare con sé uragani e le strade infinite del sogno americano, come dice I Frank. should set this world on fire. I should tear this town apart. I'm burning just to feel my body. I'm breaking just to be apart. I tried, but I could never be for you. And you Ora invece
invece sembra cambiare la situazione. No, andiamo sempre a sinistra, sa. Pensavamo di andare dentro l'occhio del ciclone, invece andiamo ancora a sinistra. El Calafate sulla sinistra. Un po' di ripio anche davanti. I signori dell'autofficina del capannone qui di fianco ci hanno fatto il segno: non andate su questa strada, però noi sapevamo che era ripio, in effetti non così brutto. Allora, il ripio è in condizioni bruttissime, così la moto così carica non può andare, per cui lasceremo la ruta 40 per la ruta 5 che ci porterà in direzione di El Calafate. Faremo l'alternativa. I signori adesso ringrazieremo anche i signori del capannone che si faranno una grassa risata, come a dire: ve l'avevo detto, te l'ero detto. Adesso li inquadriamo. Ti fa marcia indietro perché è troppo carica la moto, c'è il vento, ci sono tanti sassi grandi, è impossibile guidare la moto così. Se fosse da solo, scarica, si poteva fare. È un po' quando vedi qualcuno andare, sfrecciare, poi ci hanno fatto il giro. Passate di là, no, sta qui, è giustissimo. Quindi ora allunghiamo un po', ve la faccio vedere sulla cartina, facciamo una sorta di triangolo per riprendere la ruta 40 poi avanti. Ripeto, con la moto così carica e stare dietro, secondo me è impossibile da fare, cioè, rischio di caduta lo metto al 100%, ma anche di far danni alla moto, quindi meglio andare in sicurezza. Il tratto che stiamo percorrendo oggi è paragonabile al tratto di strada tra casa nostra e più o meno Pesaro, o mettiamo il confine delle Marche con l'Emilia Romagna. E al contrario di quello che succede nel tratto italiano, qui non stiamo incontrando nulla, né case, né distributori, né locali, niente. Immaginate quel tratto di strada completamente deserto, cioè lo percorri, non ti puoi mai fermare perché non trovi nulla. Su questo tratto di strada stiamo trovando tanto vento, veniamo schiaffeggiati in una maniera impressionante. È dura, ma proviamo a resistere. Il vento patagonico è da provare, ma dopo un po' che l'hai provato, per me può anche bastare. Inizio ad arrivare alla saturazione. Andiamo alla ricerca di un distributore di benzina che mi sembra di scorgere da lontano. Forse si capisce il vento dalle piante, guardate. Che roba. Diamo da mangiare alla Tererona e si riparte. Il ragazzo del distributore ha detto: qui è sempre così, verano, inverno, otoño, cioè primavera, il vento c'è sempre. Gli abbiamo detto: alla frontiera di Dorotea abbiamo trovato nieve. Sì, nieve, e siamo in estate, E rideva. Sono consapevoli del fatto che per un turista questo tipo di condizioni atmosferiche così estreme sono abbastanza sorprendenti, per cui ironizzano molto, soprattutto gli argentini, per la nostra esperienza, su questo tipo di situazione che vivono. In questo momento stiamo andando praticamente controvento a 80 km/h, non guardate il contamarce perché lo devo riprogrammare, vado in quarta marcia o in quinta, non ricordo,
ricordo, comunque quasi a metà acceleratore, perché è come se andiamo a 300 all'ora, ragazzi, è impressionante. E guardate con il camion, guardate, tenetevi, mamma mia, ho paura che si stacca il cupolino della moto qua. Loro non hanno paura del vento. Io un po' sì. E un po' è inquietante tutta la natura circostante, perché è evidente che domini e sovrasti ogni cosa. Ci aspettiamo il peggio. Raffiche di vento fortissime, non so se riuscite a vedere la polvere. Siamo a 111 km da Calafate. Stringiamo i denti. Guarda là. Giornata invernale, oltre che infernale. Io una cosa così non l'ho vista mai. Non l'ho vista mai. Sul cupolino, ma è durato pochissimo per fortuna, altrimenti non so. Un attimo dopo tutto cambia ed io che sognavo una vita in una reggia di Versailles. I bet you'll come around, but don't get me wrong. Do what you gotta do. Do what you gotta do. I feel it in my bones like you'll come along now. Baby, you coming through. 30 km ci separano da El Calafate, che è la base dove si sceglie di partire per visitare il Glaciar Perito Moreno, che dista dalla città circa 80 km. Baby, for love, go. All for love, we're going for love. Quello che effettivamente vedevamo da lontano sulla cima dell'altura era il lago Argentino, maggiore bacino idrico di tutta l'Argentina. Controllo della polizia all'entrata della città. Bellissimo. Il colore, il turchese è spettacolare. La bandiera italiana non manca mai. Nápoles oggi ospita circa 21.000 abitanti. Qui si cucina, non vi ripeto quello che sta dicendo Francesco. La Toscana, pizzas y pasta, Patagonia, bellissimi localini, alfajores, mermelades, licores, centro molto molto frequentato, cioccolaterie sparse ovunque, un po' come era nella zona di San Martín. Molto carina il Calafate, piena di locali dove si può mangiare, molto molto curata. Non ci aspettavamo questo tipo di cittadina, pensavamo molto più tranquilla. Però del resto la sua posizione strategica e bellissima sul lago Argentino dalle acque turchesi poteva farci pensare a una cosa del genere. La struttura dove soggiorniamo è un po' fuori da El Calafate, un po' fuori dal centro. Per risparmiare un po' ci siamo accomodati in questo modo, perché El Calafate è molto cara, in particolare in questo periodo. Siamo in piena estate. Oggi 15 febbraio corrisponderebbe al nostro 15 agosto, giorno di Ferragosto. Verduleria,
fiambreria, cioè dove vendono affettati. Quindi siamo a 2,5 km dal centro. Questo fumo viene da un pick up davanti a noi. Francesco dice c'ha una fascia che non tiene, io non ho idea di cosa intenda. E il fumo si fa copioso, ammazza, ha una parriglia incorporata. Siamo arrivati. Questo è il nostro hotel. Adesso cerchiamo dove parcheggiare la moto. Cioè, lasceremo qui, dici? Adesso vediamo dove poter lasciare la Tenerona. Intanto andiamo alla reception. Arrivati in camera, faccia distrutta, poi vi faccio vedere dove ho parcheggiato la moto perché questa struttura non ha un stazionamento coperto, quindi mi sono ricavato un piccolo angolino per la moto, la coperta. Comunque, arrivati in camera, giornata pazzesca, io non ho visto mai un meteo del genere. Siamo stracotti, comunque felici. Ora si va a mangiare però. Prima aggiornamenti con casa e cambio delle schede telefoniche perché siamo di nuovo in Argentina, quindi dobbiamo fare il cambio di nuovo, poi lo rifaremo di nuovo perché probabilmente torneremo in Cile, ma va bene così. Se per caso avete bisogno di una schedina, ne ho 8 attualmente, tra l'Uruguay, Argentina, Cile, le ho provate tutte, entrambi gli operatori, Claro, Movistar, perché sapete benissimo che dobbiamo caricare video, le ho provate tutte, vi so rispondere a qualsiasi quesito riguardi appunto gli operatori telefonici qua in Sud America. Ora andiamo, ciao ragazzi! Buonanotte! Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a Saturday.